Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo nel mio canale, io sono Riccardo e non la volevo fare oggi, farò una recensione velocissima, più una presentazione che altro, della pistola sparapunti della Packside ricaricabile, sempre della X20 di Team. Non avevo intenzione di farla, ma non sto resistendo alla tentazione, quindi apro la confezione, sparo due punti, ve la presento e vi saluto. Una cosa velocissima. Procedo con il solito unboxing, quindi rimozione dei sigilli laterali, bellissima, è grande e massiccia. Vado velocissimo perché è un unboxing rapido, non avevo, ripeto, intenzione di farla, ma come abbiamo visto ha il caricabatteria come sempre, carica rapida, circa un'ora per le batterie della X20 Team Packside, e sono batterie perfettamente intercambiabili fra di loro. In dotazione c'è questa scatolina con all'interno i chiodini e le graffette che subito andremo a testare. Si sfila la parte posteriore premendo questa parte zigrinata con una freccetta che indica il verso di scorrimento, che è verso dietro. Si inseriscono i chiodini qua dentro e si fa scorrere nuovamente in avanti. Da questa parte c'è una finestrella che ci consente di vedere la quantità di chiodini ancora a disposizione. C'è anche un indicatore che ci dice il numero dei chiodini. È riportato il numero 50 in corrispondenza appunto della fila di chiodini che ho appena inserito, che sono 50. Per poter far funzionare l'utensile bisogna premere con un dito questo pulsantino che attiverà anche l'ormai noto LED che illumina il punto che ci interessa, presente su quasi tutti i modelli di Packside recenti, soprattutto della serie X20 B-Team. E una volta premuto questo bisognerà premere anche quest'altro pulsante, che è quello che sgancia il pistoncino che poi fa conficcare il chiodo sulla superficie che vogliamo noi. Ma per farlo funzionare bisogna premere comunque questa parte contro la superficie, in questo caso il nostro martoriato legnetto che mi ha fatto fare degli esperimenti sul trapano. Allora proviamo con la forza minima, e che è la numero 1 ed è 1 su 6. Quindi provo come si comporta con i chiodini, e il chiodino già su questo legno, che è un legno duro di pino, si conficca perfettamente tutto. Si sente al tatto leggermente la testa, si intravede, ma è una cosa veramente minima. Provo con la 2, non fa dei click sulla rotazione, è appena un piccolo scatto, non è un vero e proprio click, però ci consente di capire anche senza guardare a che potenza abbiamo impostato. Procedo con la potenza numero 2. In questo caso la testa già è sprofondata all'interno del legno. Provo tutte e 6 le impostazioni di potenza. 3 è ulteriormente all'interno come era prevedibile, lo sarà progressivamente anche 4, 5 e 6. Con la potenza numero 6 sprofonda sia il chiodino che la barra metallica che imprime la forza sullo stesso, che lascia comunque appunto un piccolo solco sulla superficie. Si vede sempre di più, sulla numero 1 è meno evidente, sulla 2 comincia a notarsi per essere progressivamente sempre più forte. E questo discorso della pressione sul legno è una sicurezza. Non vanno fatte le cose che faccio io le faccio sul video
perché ho bisogno di muovermi, ho un'inquadratura limitata, quindi devo per forza muovermi in un determinato modo, ma non andrebbe sparato il chiodo in direzione della mano, perché se noi per esempio facessimo, rimuovo la batteria per avere maggiore sicurezza, se noi facessimo questo errore di premere così, sparando il chiodo uscirebbe e mi si conficcherebbe sulla mano. Io sono stato attento a farlo in posizione centrale, ma non va fatto perché potrebbe, come mi è appena successo, scivolare e ferirci. Farò adesso una prova anche con le graffette. E proverò di nuovo progressivamente dalla potenza numero 1 alla potenza numero 6 come si comporta su questo legno. Questa è la potenza numero 1. In questo caso la graffetta sporge di parecchio. Ho notato che sulla sommità della manopola che ci consente di impostare la potenza c'è il disegno di una graffetta con una freccia, quindi ipotizzo che la posizione corretta sia questa di qua, quindi la 3 che è intermedia, ma io provo con la 2 e vado progressivamente a fare il test che ho fatto finora. La 2 è leggermente più entrata, poi dipende pure dal tipo di legno che si utilizza, dove si spara. Questa è la numero 3 e come era intuibile progressivamente a scala si sta conficcando sempre di più sul legno. Provo la 4. La 4 è entrata di meno, ma ho avuto l'impressione di premere io male, quindi premo maggiormente e infatti la 4 entra ancora di più. 5. Su questo tipo di legno 5 mi sembra ideale, perché a parte questa di qua che è stato un errore, in scala possiamo vedere che sono praticamente diciamo che rispetta perfettamente l'impostazione graduale da 1 a 6 e si rispecchia perfettamente sulla potenza impressa sulla graffetta. Provo la potenza numero 6 e vediamo come va. Provo qua al centro. Ok. L'ultima è stata la numero 6. Per ragioni di esperimenti ho dovuto fare queste ulteriori prove, però effettivamente dal 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possiamo vedere che c'è questa progressione di penetrazione sul legno che corrisponde alla progressione delle impostazioni che abbiamo dato noi con la rotazione della ghiera superiore. Questa è la micro recensione che ho potuto fare su questo utensile Parkside. Ritengo che sia efficace, non ha torsioni, la plastica è abbastanza robusta, non mi dà l'impressione di un giocattolo, però è un ottimo prodotto davvero. Anche questa è la batteria classica Parkside con i LED, ormai lo dico ogni volta, però è quasi superfluo, ma è giusto che recensendo un prodotto se ne indichino le caratteristiche. Non so cos'altro dirvi perché per me è un prodotto nuovo, non lo utilizzerò tantissimo, ma siccome sono un appassionato del fai da te, so che prima o poi mi tornerà utile e ho voluto comprarlo, non farmi scappare questa occasione. Ok, anche questa recensione quindi è giunta al termine. Eh, Pure questo prodotto ritengo abbastanza valido per più caratteristiche, intercambiabilità della batteria, prezzo, perché è costata solo 59,59 euro oggi, 26 marzo del 2018. Ha funzionato bene, non so quanto durerà, so che le sparapunti ad aria compressa hanno avuto dei problemi sul pistoncino che spingeva giù il chiodo. Questa di qua spero si comporti meglio.
e basta, ma per uso hobbistico e non intensivo dovrebbe comunque adattarsi bene. Vi saluto di nuovo, ciao da Riccardo, e vi ricordo anche questa volta di iscrivervi al mio canale, vi ricordo di mettere mi piace al mio video, di attivare le notifiche tramite la campanella di qua giù e basta, vi saluto, ciao di nuovo da Riccardo, buoni progetti e buona giornata.